Devi riuscire a gestirla soltanto con la forbice. Se io seguo tutti gli anni tanto, qualcosa sbaglio. Quindi devo cercare di gestire con la forbice. Ciao amici del bosco, oggi impariamo la potatura dell'olivo. Sono di fronte a un bellissimo esemplare, sono venuta a trovare Cristiano. Ciao Cristiano! Salve a tutti! Lui sarà il mio maestro. Questa è una bellissima pianta di olivo. È una varietà di leccino, è pronta per avere una potatura di mantenimento. È una pianta che è stata generalmente sempre potata tutti gli anni. In questa fase quindi noi andremo semplicemente a mantenere un'impostazione che è già stata data in precedenza. La prima fase fondamentale è quella dell'osservazione. Bisogna osservare tutta la pianta, girare intorno alla pianta e andare a individuare qual è lo schema principale. Noi qui oggi andremo ad applicare quello che io sto sperimentando negli anni e che ho trovato molto vantaggioso per molti punti di vista, che è il vaso policonico semilibero. Abbiamo il monocono, il vaso dicotomico, quindi dipende. Io, avendo sperimentato varie tecniche di potatura, sono poi giunto, grazie al mio insegnante Giuseppe Pandolfi, al vaso policonico semilibero. Partiamo da una informazione base: in che periodo si pota e ogni quanto bisogna intervenire in un olivo dove non può mancare la potatura? Allora, dipende da dove ci troviamo. Qui il centro Italia, in Toscana, si attende la fine delle gelate invernali fino poi al periodo di prefioritura, quindi abbiamo febbraio, marzo, aprile che indicativamente sono i mesi migliori. L'importante, ecco, è rispettare soprattutto la pianta e potare tutti gli anni. Questo è fondamentale, perché questo poi ci permette di andare a gestire la pianta con tagli sempre più piccoli. Quindi l'obiettivo finale sarà quello di utilizzare soltanto una forbice, quindi minimizzare i tagli grandi, quindi anche l'utilizzo del segaccio e dello svettatore saranno sempre più minori, e quindi anche la pianta avrà meno stress dalla potatura. Io preferisco una potatura invernale a legno in questa fase e poi eventualmente post estate una potatura verde, soprattutto dopo il grande caldo, dove vado già a selezionare e a scegliere i succhioni che saranno poi funzionali alla potatura successiva dell'anno prossimo. Proseguiamo con l'analisi. Intanto si vedono due branche principali e una grande quantità di succhioni. Cosa significa? Questa sì è una pianta che ha innanzitutto un tronco unico, quindi monocaule, dal quale poi si dipartono le due branche primarie principali, e qui vedo una copiosa quantità di questi getti vegetativi che sono i succhioni, mentre quelli che partono da terra sono i polloni. Se andiamo a vedere ancora più da vicino, vediamo che la pianta in questa zona in particolare sta producendo moltissima vegetazione, perché vedo che in passato purtroppo qui sono stati fatti dei tagli molto importanti. Quindi la pianta che cosa fa? Cerca di compensare. La pianta necessita di un'adeguata massa vegetativa per svolgere la fotosintesi clorofiliana con la quale si nutre. Quindi il succhione non è, come spesso accade, considerato un nemico, ma in realtà è una risorsa. Quindi io dovrò selezionare i succhioni, riuscire a riutilizzare il più possibile, in modo tale che se le riesco a indirizzare nella parte che mi interessa, che è generalmente quella esterna, questa poi diventerà successivamente una parte produttiva della pianta, perché poi, come sapete, l'olivo produce nella frasca dell'anno precedente, quindi ogni succhione idealmente mi può diventare una parte produttiva. È evidente che qui ho una condizione molto folta, molto fitta, e anche nel vaso policonico semilibero la pianta dentro deve essere libera, però devo fare questo lavoro certosino di selezione, e quindi poi non avrò tutti gli anni questa grande quantità di succhioni. Purtroppo ovviamente questo è un processo che spesso necessita di alcuni anni, però ecco, in questo caso già abbiamo una situazione diciamo interessante, perché già ho visto che possiamo piegare e riutilizzare molti succhioni. La pianta
tende naturalmente a crescere, diciamo, in ogni direzione. Nello specifico l'olivo è una pianta basitona e assurgente, quindi cresce con prevalenza dal basso verso l'alto e ha una spiccata propensione a crescere in alto e a creare più punte, più cime. Quindi noi dovremmo trovare un compromesso tra le esigenze fisiologiche e le caratteristiche che lei ha acquisito nel corso dell'evoluzione e le nostre necessità di coltivazione, e questo ci permette poi, ecco, di avere piante sane e poi con il tempo di avere effettivamente anche un albero che è molto sano e che richiede molta meno potatura, perché quindi andrò semplicemente a mantenere, a selezionare quello che garantisce quel progetto che ho scelto inizialmente. Comincio a avere un po' le idee più chiare. Da dove cominciamo? Allora, possiamo intanto iniziare a concentrarsi sulla parte interna della pianta, pulire, selezionare e quindi avere poi anche una miglior visibilità della pianta. Dopodiché poi ci sposteremo sulle punte, sulla direzionalità seguendo le branche primarie e poi per ultimo analizzeremo le branche secondarie e le pendiglie con la parte esterna. Sto selezionando i succhioni, questi che mi vanno sulla parte esterna tenderò a piegarli delicatamente e questi poi con il peso andranno poi a fruttificare e si piegheranno sempre di più. Un'altra tecnica è quella anche di legare dei pesi, delle forcelle, in modo tale che grazie alla forza di gravità questo effetto viene aumentato. Come vedete, ecco, la frasca dell'olivo è molto elastica, si piega bene. Loro garantiscono un apporto di linfa e quindi questo evita poi che quella parte si dissecchi del tutto. Ecco, vedete, un altro dettaglio molto importante è rispettare il colletto, ovvero la parte di raccordo tra la branca, in questo caso, e il mio succhione. Vedete, qui c'è una specie di corona che io devo rispettare, quindi andare a tagliare sopra e non intaccarla, perché lì ci sono tutta una serie di cellule che andranno poi a rimarginare la ferita. Quindi un taglio corretto sarà questo, è un taglio pulito, liscio, netto, senza sbavature e soprattutto anche con una pendenza. Questo ora qui è rilevante perché è molto piccolo, ma nei tagli più grandi è molto importante avere, ecco, diciamo indicativamente un 45 gradi in modo tale che non ci sia umidità e l'acqua possa sgrondare liberamente. Abbiamo tolto i polloni, che sono quelli da terra, adesso stiamo togliendo questa grande quantità di vegetazione che la pianta fa perché sta cercando di riprodurre chioma. Noi in parte dobbiamo contenere questa sua vigoria, ma non dobbiamo neppure eliminare appunto tutto quello che la pianta ha creato. Saranno i nuovi rami e da qui avremo le olive, quindi dobbiamo lasciarle abbastanza spazio giusto per il fluire della linfa. Esattamente, esattamente. Inoltre c'è un altro aspetto: avere dei succhioni sulle branche anche principali sarà una grossa protezione, perché il clima sta cambiando moltissimo e soprattutto in estate avere una copertura di succhioni qui ci protegge le branche, perché molto spesso hanno delle scottature da sole che poi provocano un disseccamento della corteccia e quindi delle ferite, dalle quali poi possono entrare tutta una serie di patogeni. Selezione dei succhioni è stata fatta, l'albero è già più pulito, come proseguiamo? Andremo ora a ragionare su la terminazione delle branche primarie e quindi andremo a utilizzare lo svettatore sia a forbice che eventualmente a sega per i tagli maggiori, per sempre lavorare in sicurezza da terra. Sì. Si potrebbe partire da questa. Perfetto. Osservando la branca primaria vediamo che ha una sua continuazione naturale, che è questa e termina con questa punta. E qui poi osservo che ci sono alcune branche secondarie. La principale è quella che va leggermente a sinistra. Quindi ecco, individuata la punta principale, che sarà questa, come continuità naturale della mia branca primaria, e andrò a togliere questo competitore. Innanzitutto prima faccio un intacco sotto per non far scosciare poi il ramo.
Un consiglio, ecco, utilizzate dei svettatori che terminano con una curva in questo modo, con questo uncino, perché è molto comodo poi per agganciare la frasca e tirarla via dalla pianta, perché molto spesso rimangono incastrate. Adesso vado a rifinire il taglio. Come vedete ho rispettato il colletto, ho creato spazio, ho creato luce e dato la priorità alla mia punta. Rifiniamo l'estremità, la punta che abbiamo selezionato e andremo a fare con uno svettatore a forbice e quindi lo gestiremo con il taglio di ritorno. Quindi tornerò indietro per abbassare la mia punta perché sta crescendo molto e quindi taglierò alla prima branca utile che ho individuato in questa. Come vedete stiamo rifinendo ancora le nostre punte e in questa circostanza vediamo che questa frasca sta iniziando a andare molto verso l'esterno, quindi io devo evitare che ci sia una sovrapposizione di frasche più lunghe in alto su quelle più in basso, quindi anche qui farò un piccolo taglio di ritorno. In questo modo ho accorciato, faccio entrare luce, aria e quindi questa pendiglia si svilupperà benissimo e ho anche la mia palmetta, la mia freccia finale. Adesso mi metto con le spalle rivolte verso il tronco e osservo ancora una volta la pianta internamente, sempre su tutta la sua circonferenza, e vado ad analizzare lo stato di salute. Innanzitutto, come potete vedere, ci sono alcune parti secche e questo è fisiologico, quindi questo lavoro di rimozione del secchio, chiamato anche mondatura, è molto importante e soprattutto andrò a rimuovere le parti ormai esaurite, cioè quelle che hanno prodotto e che gradualmente la pianta sostituisce disseccandole. Anche qui gestisco tutto con dettagli di ritorno. Controllo la frasca e vado a sfoltire. Creo spazio, creo luce, levo delle eventuali sovrapposizioni e come vedete qui in questo caso ho un incrocio molto importante che devo risolvere. Quindi, controllando l'impostazione delle due branche secondarie che si intersecano, io vado a rimuovere questa con un unico taglio. Qui in questa fase vedete ho una dicotomia, quindi praticamente due legni paralleli. Questo è cresciuto molto, ha già prodotto, però io vedo che nelle vicinanze ci sono delle interessanti pendiglie, in particolare queste. Questo succhione, questo era un succhione nato come succhione, che però già l'ho piegato e sicuramente questo andrà poi a creare altra frasca, quindi altra produzione. E quindi io potrò accorciare la mia frasca tagliando in questa zona, rispettando sempre il colletto del mio succhione. Qui ovviamente la linfa deve continuare a passare. Sto continuando questo lavoro di rimozione del secco e di sfoltimento, anche per arieggiare la pianta, e soprattutto è importante avere una visione della pianta sia dall'esterno all'interno, ma anche dall'interno all'esterno, perché così vedo anche eventuali tralci, rami e nuove pendiglie che possono incrociarsi e quindi le vado a selezionare, anche perché questo poi mi andrà ad agevolare la futura raccolta, perché io dovrò pettinare la pianta molto delicatamente. Questo è anche un altro discorso molto importante che si appunto prepara dalla potatura. Ecco, questa piccola branca che ha questo andamento
come una nuvola, lei produce e andrà gradualmente ad esaurirsi. Per mantenere il rinnovo è importante lasciare questi nuovi getti, fondamentale, perché questi poi sono quelli che mi sostituiranno gradualmente tutta questa frasca, che come vedete, come una mano, si esaurisce. Ci siamo quasi, Cristiano, mi sa che siamo a buon punto. Ci sono ancora comunque tante frasche, quindi c'è tanto verde, come ci hai spiegato è importante anche proprio per proteggere il tronco della pianta. In fase di raccolta tutte queste frasche ci danno innanzitutto più olive e ci sono difficoltà nel raccoglierle invece? In realtà, come vedete, inizia a essere una frasca molto libera, molto areggiata, e quindi con il mio abbacchiatore, con il mio rastrello, ma anche semplicemente con le mani sarà molto agevole raccoglierle e soprattutto non infliggerò molti danni alla pianta. Questo è il vaso policonico semilibero. Abbiamo una pianta ancora abbastanza ricca, anzi molto ricca di frasche, sembra un po' disordinata, ma non vi lasciate ingannare, questo fa bene ai fini del raccolto. Vediamo quante potature ci sono a terra. Se osservate, ecco, la frasca a terra, siamo intorno a circa 15-20%, che è lo standard di una potatura di mantenimento, al contrario di quella di riforma che arriva anche a un 60-70% di frasca rimossa. Questo sistema di potatura ci permette anche di avere un altro vantaggio. L'olivo è caratterizzato dal fatto di avere un'alternanza di produzione. Cercare di mantenergli una lussureggiante frasca e un'adeguata sostituzione ci permette di minimizzare moltissimo l'alternanza di produzione, e anche da un punto di vista quantitativo la pianta riesce a produrre più olive. Io ho visto che su alcune piante, soprattutto che si prestavano molto bene a questo tipo di potatura, sono arrivato anche a 45-50 kg di olive a pianta. Io sono molto contenta di questa potatura, Cristiano. Vorrei sapere cosa ne pensate voi di questo tipo di potatura che lascia, secondo me, la pianta libera di esprimersi. Non abbiamo fatto tagli pesanti, si cerca di intervenire spesso, la pianta mantiene la sua fronda e anche una bella forma, a me piace, quindi anche d'estate possiamo godere anche dell'ombra di un olivo così. Cristiano, quanti ne fai così tu all'anno? Indicativamente 1500. Ah, ok. Hai bisogno d'aiuto? Certamente, sempre. Ok, verrò a aiutarti d'ora in poi, adesso ho capito tutto. Vi lascio tutti i link in descrizione degli attrezzi che abbiamo utilizzato. Grazie di averci seguito, non dimenticatevi di mettere un bel like. A presto, ciao! Un caro saluto a tutti, iscrivetevi al canale.